E salve a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra Universe Mode di WWE 2K24. È arrivato il momento, come vi avevo annunciato, del pay per view della Ring of Honor Final Battle, il nostro secondo pay per view nella nostra Universe Mode. Siamo arrivati alla seconda stagione, il nostro secondo pay per view, il nostro secondo Final Battle anche della Ring of Honor. Una card da 6 match, una card che avrà tante robe su cose al suo interno, tanti match titolati. Ragazzi, godiamoci questo pay per view della Ring of Honor con la gentile partecipazione di atleti anche della New Japan Pro Wrestling, del CMLL, della All Elite Wrestling. Ma iniziamo subito con l'opener, signori. Titolo dei pesi massimi del CMLL in palio, il titolo più importante della federazione messicana, il Consejo Mundial de Lucha Libre. E come la tradizione vuole, un 2 out of 3 falls, come vuole la tradizione del Messico. Avremo oggi Eddie Guerrero direttamente dal CMLL che proverà a riportare il titolo più importante della federazione, riportarlo in Messico, ma per farlo dovrà sconfiggere proprio Konosuke Takeshita di Alpha, che attualmente tiene la cintura, wrestler dell'All Elite Wrestling, ovviamente dell'AEW. E ragazzi, allora, Eddie Guerrero carichissimo come sempre. Questo sarà secondo me un grande opener che ci scalderà per iniziare proprio bene. Eddie Guerrero che ha perso il titolo dei pesi massimi del CMLL contro Kazuchika Okada in origine, in un match tra CMLL contro AEW che abbiamo che si è svolto a Wrestle Dynasty, per più speciale a 5 federazioni, che vedeva appunto la partecipazione di WWE, AEW, New Japan Pro Wrestling, New Japan Pro Wrestling in particolare perché si tiene al Toho Dome Wrestle Dynasty, CMLL e anche Ring of Honor. Abbiamo avuto tanti match, tanti scontri tra federazioni. Se non l'avete visto vi consiglio di andare a recuperare, lo trovate nella mia playlist relativa a questa stagione, ovvero la stagione 2025-2026. Ma banda alle ciance perché Latino Hit ha fatto il suo ingresso e ora è il momento del campione dei pesi massimi del Consejo Mundial de Lucha Libre. Eccolo qui, di Alpha, Konosuke Takeshita, signori. Un Takeshita che, ricordiamolo, andrà a AEW Lin, il prossimo review che andremo a trasmettere in generale e anche il preview più importante della All Elite Wrestling. Andrà proprio a sfidare Jay White in un match per il titolo international dell'All Elite Wrestling. Ovviamente Takeshita accompagnato come sempre da Don Callis, lui che insieme a Kyle Fletcher, che vedremo tra l'altro impegnato stasera nel main event contro Samoa Joe, match per il titolo mondiale della Ring of Honor in palio. Comunque, come Kyle Fletcher, Takeshita fa parte chiaramente della Don Callis Family. I due sono stati anche campioni di coppia. Ma ora pensiamo a questo incontro con la grafica che ci ricorda che questo match è valido per il titolo dei pesi massimi del CMLL. Carico Eddie Guerrero che vuole riportare in Messico il titolo, vuole rivincerlo dopo averlo perso contro Okada. Carico Konosuke Takeshita di Alpha che alza la cintura al cielo. Insomma, tanto per concludere la narrazione del titolo, dopo che Okada ha vinto il titolo da Eddie Guerrero, poi l'ha perso AEW Wrestle Dream, l'ultimo pay per view della All Elite Wrestling che abbiamo trasmesso. Se non l'avete visto anche quello vi consiglio di andare a recuperarlo, esattamente come Wrestle Dynasty. E ora giustamente Takeshita è il campione, è rivalità stretta con Jay White, ma queste sono cose della All Elite Wrestling. Qui siamo in Ring of Honor, qui siamo a Final Battle e questo è l'opener di questo show
inizia subito molto bene Di Guerrero, ricordiamolo, 2 out of 3 falls, ok, al meglio delle 2 cadute. Wow ragazzi, che inizio di Eddie Guerrero, in difficoltà il nipponico Takeshita. È una Eddie Guerrero molto motivata a riprendersi il titolo, lui che è stato campione del CMLL per molto tempo, poi è arrivato Wrestle Dynasty e l'ha perso contro Rainmaker che non ha il piacere di riaffrontare perché il titolo nel frattempo è passato a Takeshita, come ho spiegato anche prima, che ora è una culla improvvisa di Eddie, neanche uno. Don Callis intanto lì a bordo ring a assistere con attenzione, sezione blu, Thunder Bomb, questa l'ha sentita Eddie, attenzione Takeshita, oh, da capo questa. Prova lo schienamento, attenzione. 1, 2. Beh, sarebbe stato clamoroso, però effettivamente Eddie è entrato in un giro di schiaffi a un certo punto, mosse ad alto impatto quelle di Takeshita. Attenzione ora, una powerbomb del messicano. Ragazzi, fa danni importanti il wrestler del CMLL, tutti tra l'altro incentrati, a parte questa mossa qui, al busto di Takeshita per indebolirlo. Ottima strategia da parte di Eddie. Attenzione, oh, forse è pronto un Tres Amigos, no, Brainbuster, 1, 2, dice no Takeshita. Attenzione, prova con la sua agilità Eddie Guerrero, tipica della lucha libre messicana. Oh, ancora Takeshita non riesce davvero a reagire, il campione in carica del CMLL. Attenzione, riesce ora in qualche maniera, getta sul ring, si gasa Takeshita, attenzione, Irish Whip ribaltato, che mossa ragazzi, ma Eddie veramente in una condizione stratosferica oggi, proprio ci ha pensato fin da quando quel titolo l'ha perso contro Okada a rivincerlo, ad avere questa opportunità. Insieme lei l'ha sconfitto Mistico in un number one contendership match, da poter andare per decidere quale era appunto lo sfidante di Takeshita. Ora prendo un attimo il controllo raga, perché non può finire per conteggio fuori e ci mancherebbe altro, Riavviamo il conteggio, Oh vai, ridiamo il controllo ai ragazzi. Che doveva finire per conteggio fuori, questa anche no. Voglio dire, se ne è Di Guerrero, mamma mia, la classe di Viva la razza. Takeshita non riesce veramente a reagire in nessun modo. Ora si rialza, evita. Attenzione, lo porta. No. A vuoto qui. No. Ancora tra le grinfie. Qui ci vuole il tocco del maestro, Qui ci vuole la ruberia di Don Callis, se no.
che porta via Takeshita. Ho portato via l'assistito. E oh, le ruberie di Don Callis servono, ragazzi, lo sapete, no? A vuoto, e poi Takeshita colpisce. Ah, non so bene cosa ha fatto. Takeshita comunque ora sta riprendendo il controllo. Don Callis distrae Eddie Guerrero. Beh. Attenzione Eddie. One arm DDT. Ottima esecuzione. Callis che riporta fuori, poi scappa da Eddie. Ops. Sono messo in mezzo, mi sono messo. Oh, dice no. Don Callis sarebbe arrivato in ritardo. Takeshita dice no. Attenzione, la distrazione. Oh, ginocchiata da KO questa. Ah, Eddie dice no, ragazzi. Oh, l'arbitro mi ha beccato, l'arbitro mi ha beccato. No, non mi ha beccato. Sì, no, mi ha beccato l'arbitro, ragazzi, merece l'espulso. Ho provato a fare le mie ammaffiate, ma niente da fare, ragazzi. Don Callis allontanato dall'arena. Non è la prima volta che gli succede per le sue ruberie. Continua comunque questo match, questo opener di Ring of Honor Final Battle 2026 tra Eddie Guerrero e Konosuke Takeshita. Un match al meglio, un 2 out of 3 falls con il titolo dei pesi massimi del CMLL in palio, signori. Con Eddie Guerrero che vuole riportare il titolo a casa in Messico. Attenzione qui. 8. Eddie deve correre e corre. Attenzione Takeshi dall'errore, pensava di aver vinto, non si accorge che Eddie è dietro. Ingenuità questa di Takeshita. Pensava di aver fatto il primo punto. Sanguina ora Takeshita. Attenzione Eddie ancora. Eppela. Classic lucia libre. E poi attenzione, è pronto qui per una frog splash. Potrebbe andare per il primo punto Eddie Guerrero. A segno. E 3. Eddie Guerrero fa il primo punto.
Vantaggio per lui. Serve un altro schienamento però per vincere questo match contro Takeshita. Attenzione, scambio di cortesie. Ragazzi, meccione comunque, meccione davvero. Per iniziare proprio caldi. Don Callis, ricordiamolo, espulso. Provato a favorire Takeshita su qualche ruberia di troppo. Dita negli occhi. E... Brainbuster. Potrebbe essere la fine, ragazzi. Con le corde, attenzione. Piede sulle corde. E scorrettezza di Eddie, ma Eddie la porta a casa, signori, nel suo stile. È lui, per la seconda volta, campione mondiale dei pesi massimi del CMLL. Che vittoria di Eddie Guerrero, finisce il regno di Takeshita. Eddie riesce a riportare il titolo in Messico, a casa sua, nel CMLL. Ha fatto bene d'altra parte. Don Callis aveva provato con le varie ruberie e alla fine è lui che ha fatto la ruberia più grande, con i piedi appoggiati sulle corde. 1, 2 e 3 dopo un brainbuster devastante. Eddie Guerrero vince. E ora andiamo però al prossimo incontro, ragazzi. Tornado Tag Team Match, Athena e Mercedes Moné, che in realtà inizialmente non era prevista per questo evento, ma eccola qui, contro il duo della New Japan Pro Wrestling, Momo Watanabe e Maika, che tra l'altro abbiamo due campionesse oggi, perché Athena, ricordiamola, è campionessa TBS della All Elite Wrestling, proprio Athena che andrà a sfidare Aulin Chris Statlander per cercare di mantenere la cintura. Oh, no, scusatemi, non Chris Statlander, Thunder Rosa. Chris Statlander ha un altro match insieme a Willow Nightingale contro Chelsea Green e Piper Niven per i titoli di coppia dell'IW, ma quello è l'altro discorso. E dall'altra parte abbiamo Maika, che è la campionessa della New Japan Pro Wrestling. Quindi ragazzi, tornato Tag Team Match, perché lo sapete, io a questi giochi prediligo sempre il tornato Tag Team Match perché sono più spettacolari e perché c'è un chiaro problema nel tag team normale, perché poi a un certo punto si arriva a una fase dove tutti sono morti, iniziano a fare finisher a diritto, però ogni finisher arriva sempre il compagno e interrompe lo schienamento, il compagno interrompe lo schienamento, il compagno interrompe lo schienamento. O mettete nell'IA un qualcosa di più efficace dove l'altro compagno va tipo a attaccare e a buttare fuori dal ring nel momento buono, ok? Oppure va a intercettare, se no è sempre uno schienamento che si va a interrompere dopo una finish. Ecco. Detto questo preambolo, e per fortuna l'ho detto perché mi è parso che il caricamento era un po' troppo lungo, iniziamo l'incontro, ragazzi. Ricordiamo Athena e Mercedes Moné contro Maika e Momo Watanabe dalla New Japan Pro Wrestling. E eccola qui il primo a fare il suo ingresso, la campionessa TBS della All Elite Wrestling, Athena. Eccola qui, anche ex campionessa della Ring of Honor e ex campionessa di coppia AEW, signori, insieme a Billy Starks. Avanza Athena. The following contest is a tornado tag team match. Introducing first, representing the Misfits from Texas, the All-Star Women's Television Champion, Athena. Caricatina, ragazzi, un'Athena che è uscita fuori proprio l'anno scorso, se vi ricordate, proprio dalla Ring of Honor, quando trasmettevamo. Quel periodo abbiamo trasmesso settimanalmente la Ring of Honor, poi abbiamo smesso perché insomma. Però comunque
come abbiamo detto, ex campionessa della Ring of Honor. Infatti l'anno scorso nella prima edizione di Final Battle aveva il main event, Athena contro Billie Starkz. Ma eccola qui che arriva la CEO Mercedes Moné. Ragazzi, nella nostra Universe Mode, ex campionessa mondiale della All Elite Wrestling, ex campionessa TBS. Mercedes Moné che quest'anno ha avuto delle possibilità importanti ma le ha fallite e ora si trova qui a fare questo match contro Athena, un match comunque che può dargli slancio, perché comunque una come lei deve puntare sempre al top, anche se sai, nella nostra Universe Mode ha comunque vinto quello che doveva vincere, però a volte è andata a correnti alterne Mercedes Moné. Comunque la CEO ha fatto il suo ingresso, ora è il momento delle avversarie. Questo match AEW e Ring of Honor contro New Japan Pro Wrestling. In realtà sarebbe da dire AEW contro New Japan Pro Wrestling, però ecco la prima a entrare. Momo Watanabe, ragazzi, la Black Peach, eccola qui, direttamente dalla New Japan Pro Wrestling. Vi ricordate probabilmente il match di Wrestler Dynasty, dove abbiamo visto per la prima volta in realtà la Black Peach in azione contro Julia Hart. Era un match valido per il titolo femminile della Ring of Honor, però non è andata bene per Momo Watanabe, infatti c'è stata la peso di Julia Hart. No, Julia Hart che metterà in palio il suo titolo stasera, la vedremo più tardi contro Billie Starkz. Tra l'altro, curiosità, Billie Starkz è andata 2 volte in 2 eventi, negli unici 2 eventi della Ring of Honor che abbiamo fatto in due stagioni, 2 volte per il titolo mondiale. Chissà che questa volta non vinca, perché comunque l'anno scorso perse contro Athena, che ha mantenuto la cintura, un regno lunghetto quello di Athena da campionessa. Ma ora ecco che sta per entrare la compagna di Maika, anche lei chiaramente dalla New Japan Pro Wrestling, la compagna di Momo Watanabe, scusate, dalla New Japan Pro Wrestling, la campionessa della federazione, Maika. The International Wrestling Grand Prix Women's Champion, Una Maika anche lei che abbiamo visto a Wrestler Dynasty, metteva in palio il titolo che ha ancora alla vita oggi contro Io Sky della WWE. Tuttavia niente da fare per la Genius of the Sky, perché come vedete Maika è ancora campionessa. Un bel match quello, anche se avevo preferito Julia Hart contro Momo Watanabe, però è quella che arriva con il suo stile. Sarà un bel tag team, un bel match tag team, unico match tag team della card. Allora ragazzi, siamo pronti per questo AEW contro New Japan Pro Wrestling. Da una parte la campionessa AEW TBS Athena insieme a Mercedes Moné, dall'altra la campionessa femminile della New Japan Pro Wrestling Maika insieme a Momo Watanabe. Inizia il match. Se ne prova a sottomettere, ma Momo in un attimo ha interrotto la presa con la propria amica, però è attaccata da Mercedes, ma ora ha ribaltato la situazione. Bell'inizio, devo dire, c'è un bel po' di esplosività, direi, qui in mezzo. In questo AEW contro New Japan, mentre questo pay per view
Ring of Honor Final Battle, non avendo attualmente un roster fisso come magari ce l'aveva quando la trasmettevamo e quando abbiamo fatto il Final Battle, il primo Final Battle. Questo evento viene arricchito da star internazionali provenienti da comunque altre federazioni, come abbiamo visto Eddie Guerrero del CMLL, come abbiamo visto ora Momo Watanabe e Maika della New Japan Pro Wrestling, poi ovviamente wrestler delle W come Takeshita anche, come appunto adesso Athena, Mercedes Moné, insomma un po' di roba per creare un bello show targato Ring of Honor. Mamma mia che l'Ariat che si è preso Athena a parte di Maika. Attenzione Maika. Mamma mia che Edge. Athena veramente in difficoltà, deve arrivare Mercedes Moné, ma arriva per prenderle da Momo Watanabe. Beh, se le Mercedes ce l'ha anche per Maika. Però Momo è più veloce, sta entrando a Tina però. Interrompe Mercedes tipo lo schienamento, però ora dalle grinfie di Maika. Rotola fuori dal ring. Attenzione a Tina. Una Mercedes che ne sta buscando parecchie sinceramente. Proverò a svitare la testa di Momo. Sposta fuori dal ring completamente tutta la vicenda qui. Holloway Slam ragazzi, fuori dal ring dove fa più male per Mercedes Moné. Poi ce l'ha anche per Athena. Ragazzi mi sembrano più vispe, più in partita più che più vispe le due atlete che vengono dalla New Japan Pro Wrestling, ovvero Maika e Momo Watanabe. Attenzione Mercedes Moné. Due mosse uguali su Momo, solo uno, e ora è arrivata anche Maika. Se ne ribalta ora Mercedes. Ragazzi, bel match davvero, attenzione. Una money maker. Prova lo schienamento. 1, 2. È arrivata all'ultimo. Athena non ha fatto assolutamente buona guardia, per nulla.
Che colpo su Maika. Ora è un 2 contro 1, ma sta diventando Momo. Attenzione, prova la sottomissione Athena, la sua sottomissione tipica. No, si libera Maika. Che botta Mercedes Moné. Athena e Mercedes avevano due occasioni importanti, capitate a una e all'altra, però non hanno fatto buona guardia nei momenti interessanti. Attenzione. Mercedes. 1, 2. Oh, Momo Watanabe dice no, questa non era un'ottima occasione. Oh, attenzione. Boom, meno male c'era Athena già pronta, si è presa una botta tutta sul collo. Mercedes Moné, clinch, niente da fare. Nuovo clinch, stavolta vince Athena che la solleva, la schianta con questo suplex. Attenzione a Maika. Finish anche per lei. Attenzione, Athena prova a sottomettere Maika ancora una volta e cede. Cede Maika, ragazzi. Vincano Athena e Mercedes Moné, che sconfiggono Momo Watanabe e Maika, ovvero il team della New Japan Pro Wrestling. Bella vittoria, ragazzi, per il team AEW. Buona soddisfazione, devo dire. Vittoria contro due astri del wrestling giapponese come Maika e Momo Watanabe. Bella vittoria per Mercedes Moné e Athena. E ora vedremo un po'. Sarà il proseguo di queste due atlete. Per Athena lo sappiamo di già, avrà la difesa, ricordiamolo, All In, dove difenderà il titolo AWTBS dall'assalto di Thunder Rosa. E Mercedes Moné, chissà che All In non possa avere un match, e avrei già in mente quasi, però va bene. Andiamo al terzo incontro, ragazzi. Titolo TNT in palio, signori. Tommaso Ciampa sfida Sami Zayn, che è il campione. Tommaso Ciampa che fino a qualche settimana fa era in WWE, poi ha rescisso il suo contratto e ragazzi si è presentato proprio qui in Ring of Honor, qui a Final Battle, come sfidante a sorpresa. Infatti fino ad oggi non lo sapeva nessuno, fino a che non abbiamo visto la card a inizio video. E andiamo, signori, una difesa a sorpresa per Sami Zayn, che ricordiamo dovrà difendere la sua cintura All In contro LA Knight. Un LA Knight che per avere questa possibilità ha vinto un Gauntlet match a Dynamite a 8 uomini, 6 anzi, erano 6. Però per Sami Zayn una tappa qui, sa che sarà l'ultima. Attenzione, Tommaso Ciampa, eccolo qui, compare dal nulla, carico lo Psycho Killer, ragazzi. Queste due stagioni in WWE, insomma, abbastanza deludenti per lui e per il compagno che viene da WWE, Johnny Gargano. Anche lui tra l'altro è rescisso con la WWE. E vedremo però Tommaso Ciampa, che ha tanta fame e tanta voglia di mettersi in gioco. Vedremo un po'. Carichissimo Ciampa, tra l'altro accompagnato da Candice LeRae, non so se avete notato. E eccolo qui il campione TNT della All Elite Wrestling, the underdog of the underground, Sami Zayn, ragazzi. Lui che ha vinto il titolo a Wrestle Dream contro Kyle Fletcher, la protostar. Kyle Fletcher che era doppio campione sia TNT che della Ring of Honor, titolo che ha ancora e che metterà in palio stasera nel main event contro Samoa Joe.
ragazzi, è arrivato così dal nulla Samoa Joe, ha accettato la sfida. Non è un wrestler dell'AEW Samoa Joe, come non lo è Tommaso Ciampa, almeno non ancora, non ora. Che Sami Zayn sempre chiaramente carica il pubblico a 1000, campione TNT. Gran palmarès, lui è arrivato quest'anno dall'AEW, ricordiamo è un ex campione di coppia insieme a Kevin Owens WWE, ma è anche un ex campione indiscusso WWE. Infatti è campione mondiale anche, arrivato in AEW questa stagione. Ora il titolo TNT sulla spalla in questo caso. From Milwaukee, Wisconsin, weighing in at 201 pounds, Tommaso Ciampa. Carico il pubblico anche per lo Psycho Killer Tommaso Ciampa. And his opponent from Montreal, Quebec, Canada, weighing in at Ma carico anche per Sami Zayn. 12 pounds, the All-Star Television Champion, Sami Zayn. Eh sì. Molto carico il pubblico per entrambi. Vediamo. Ecco Sami che guarda il suo titolo, chissà se per l'ultima volta. Lo dà all'arbitro. Occhiata anche per Tommaso Ciampa, accompagnato, ricordiamo, da Candice LeRae a bordo ring. Manager dei DIY in WWE, ovvero Ciampa e Gargano. Si è presentato anche stasera. Gargano non c'è. Però siamo pronti, signori. Ricordiamolo. Titolo TNT in palio. Tommaso Ciampa dalla Ring of Honor e Sami Zayn, ragazzi, dalla AEW. Inizia subito bene Ciampa. Ciampa e Gargano in WWE nel nostro universo mode sono stati abbastanza sfortunati. Hanno avuto qualche possibilità, sempre però in categoria tag team, però poche effettivamente. Un cambio che non può che far bene a Ciampa. La fatina Candice LeRae lì, bordo ring. Prova subito uno schieramento Sami Zayn. Uno. No. Quindi abbiamo avuto titolo del CMLL in palio, un titolo della All Elite Wrestling, quello TNT oggi, e poi ovviamente a parte i due main event dove ci saranno i titoli della Ring of Honor maschile e femminile in palio, ricordiamoci anche il titolo dei pesi massimi della New Japan Pro Wrestling con Jon Moxley che stasera diventerà la cintura dall'assalto. I due wrestler della New Japan Pro Wrestling, proprio The Great Muta, l'ex campione se vi ricordate. Infatti Moxley vinse proprio contro Muta il titolo in un Iron Man match spettacolare a Wrestler Dynasty, famoso pay per view che vi dicevo a più federazioni, e anche però appunto gli Otatsuchi in un 3-way match. Ma è presto per quello, è tempo però del titolo TNT in palio. Sta facendo una grandissima prestazione per ora Ciampa. Direi che già in questi pochi minuti ha fatto già prestazione migliore di tutta la nostra universe mode, Questa stagione e la stagione scorsa compresa. Evita qui Ciampa. Ma evita anche Sami Zayn la mossa ad alto impatto di Ciampa, ragazzi, come davvero un bel inizio questo tra Tommaso Ciampa e Sami Zayn. Match valido per il titolo AEW TNT. Alto applaude Candice LeRae fuori dal ring. Oh, azione comeback di Sami Zayn che non ci sta. Oh, attenzione, Blue Thunder Bomb. 1, 2,
Oh, Tommaso ci dice no. Una delle mosse più ad alto impatto di Sami Zayn. Certo fuori dal ring ora Tommaso Ciampa. Aspettate, faccio una mini scorrettezza con Candice LeRae. No, non mi è riuscito a prenderlo. Attenzione Candice LeRae. Oh, no, no, squalifica? No ragazzi, signori, non possiamo far finire questo match per squalifica, dai ragazzi, su, siete d'accordo con me? Non si può far finire questo match per squalifica. E il match inizia, signori. Oh, Sami Zayn ha... questo match continua. Sami Zayn ha colpito per sbaglio Candice LeRae e è suonata la squalifica. E dai, su. E quindi questo match rinizia, signori, perché qui siamo in Ring of Honor. Mamma mia, Sami Zayn. Qui siamo in Ring of Honor e si lotta non stop, signori. Fate finta che non c'è mai stata l'interruzione, ragazzi, che siamo sempre nel solito match. Facciamo un possibile match of the year barando. Ma queste comunque sono le politiche del gioco, ragazzi, io ve lo dico, perché se uno colpisce un manager uomo non è che scatta la squalifica. Queste sono proprio le cose, lo sapete, qui non si può fare match mixed. Nella versione dopo sì, nella versione dopo di questo gioco sì, però è stato per tanto tempo no. Attenzione Sami Zayn più in palla dopo questo piccolo break che abbiamo avuto causa pugno di Sami Zayn su Candice LeRae, che giustamente se l'è meritata perché si è messo in mezzo, voglio dire. Attenzione. Brainbuster. Poi Sami Zayn. Beh, questo break devo dire che non è stato propedeutico per Ciampa. No, per nulla. Attenzione. Ribalta Ciampa. Cioppona. Attenzione Sami. Va a sbattere. Poi tornado di DT. Qui serve un aiutino di Candice LeRae. Questa volta non facciamo fare la squalifica, serve un aiutino di Candice LeRae qui. No. Il calcino di Candice. Sanguina Ciampa. Attenzione Ciampa.
Che bomba. Niente da fare. Attenzione. Ciampa carica la mossa, ma Sammy dice no. Oh, riesce comunque a evitare su questo insecurity kick. Momento buono ora per Ciampa. Oh, DDT. Oh, attenzione Sammy. Powerbomb. A vuoto. L'Uluva kick di Sami Zayn è andato a vuoto. Beh, momento importante. Grande match comunque, se vogliamo considerare anche la parte prima del break. Sammy dice no. Fino a colpire il campione TNT. Sami Zayn come vola. Oh, cerchiamo di non farci ricolpire e squalificare. Via, allontaniamoci. Blue Thunderbomb fuori dal ring. Veramente devastante. Ancora subisce. Ribalta Ciampa, attenzione. Uluva kick. Ma interrompe lo schieramento e nessuno se ne accorge, ragazzi. Nessuno se ne accorge. Da solo si è liberato da sola. Da solo, si è liberato veramente da solo Ciampa. Volevo intervenire ma... Oh, Candice LeRae. Vediamo se si riesce a toccare per sbaglio. Oh, Candice lo fa cadere, la fa cadere, attenzione, fa cadere e viene espulsa perché ha fatto cadere Sami Zayn, giustamente. Espulsa Candice LeRae. Attenzione, Ciampa. Sarebbe incredibile con l'aiuto provvidenziale di Candice LeRae. 1, 2. Brividi. Che match, ragazzi. Ciampa Sami Zayn. L'aiuto di Candice ha aiutato, ha interrotto uno schieramento dopo un Uluva kick e ha fatto cadere Sami Zayn dall'angolo. Adesso però rimase da solo Ciampa. Che match, ragazzi, per il titolo TNT. Che prestazione di Tommaso Ciampa anche. Sanguina di brutto. Attenzione, ribalta Ciampa. Contro il gradone d'acciaio. Attenzione, Sammy rientra.
Ma lo colpisci, Ciampa, prontissimo. Attenzione Ciampa. Incredibile. Va. Vola. Ciampa. La batte con questo shoulder block. Ragazzi, siamo arrivati alle fasi finali. Ora che mette a segno la prossima mossa ad alto impatto vince. Attenzione qui. Ciampa. Oh, attenzione. Superplex. No, Sammy dice no. Pugni. Respinge. Respinge Ciampa. Oh, calcione. Mamma mia, continuiamo con questo match tra Ciampa e Sami Zayn. Per ora è il best match, non so voi che ne pensate, ma attenzione Tommaso Ciampa. Attenzione. Oh! 1, 2 e Sami dice no, ragazzi. Continua questo incredibile match per il titolo TNT. Attenzione a Ciampa però, che è ancora in controllo. Dolore qui, dolore serio. Oh, Sami Zayn ribalta. E poi attenzione qui. Oh, il back suplex sull'Epro Ring. Che match, ragazzi, tra Ciampa e Sami Zayn. Che match. Mamma che volo di Sami. Ragazzi, ci avviciniamo verso le fasi finali. L'avevo detto un po' di tempo fa, ma ora è passato del tempo ancora. Continuano a pestarsi. Gran match, ragazzi, gran match tra Ciampa e Sami Zayn. No, io il break lo prendo come parte integrante dell'incontro, Oh, a vuoto! Sbaglia completamente le misure qui. Suplex. Attenzione, proprio lo schieramento potrebbe essere la fine perché due sono veramente distrutti. E 3. Sami Zayn sconfigge Tommaso Ciampa e rimane il campione TNT al termine di un match incredibile. Incredibile. Che vittoria di Sami Zayn contro un grandissimo Tommaso Ciampa. Sicuramente la prestazione più bella che gli abbiamo visto fare nella nostra Universe Mode. E quindi il match di All-In contro LA Knight per il titolo TNT rimane invariato, signori. Ma ora ci avviciniamo verso la parte finale di questo pay-per-view. Titolo dei pesi massimi della New Japan Pro Wrestling. Jon Moxley, che tra l'altro è anche campione mondiale dell'AEW, difende il titolo proprio IWGP dall'assalto di Yota Tsuji e dell'ex campione The Great Muta Keiji Muto, signori, in un 3-way match che darà spettacolo. Chissà se darà più spettacolo o meno di come si dice, chissà se darà più spettacolo di Sami Zayn contro Tommaso Ciampa. Le possibilità ci sono, però quello è stato veramente un matchone. A me è piaciuto veramente un sacco. Fatemi sapere nei commenti, nel caso, come sempre, ragazzi, se quale vi è piaciuto di più, quale vi è piaciuto di meno, che match avreste fatto voi, se vi sono andati bene, come al solito, lo sapete.
E allora possiamo iniziare questo incontro, signori, che per molti doveva essere il main event, ma il main event di un evento della Ring of Honor, a parere mio, deve essere con il titolo della Ring of Honor in palio. E ecco che entra il primo dei partecipanti. Eccolo qui, Yota Tsuji, Chain Blast. It is for the International Grand Prix World Heavyweight Championship. Introducing the challenger from Yokohama, Japan, weighing in at 227 pounds, York A. Tsuji. Carico Yota Tsuji, sia lui che The Great Muta hanno la grande responsabilità di riportare a casa, come ha fatto Eddie Guerrero a inizio questo pay-per-view, sconfiggendo Takeshita, riportando a casa il titolo dei pesi massimi del CMLL. C'è un altro titolo dei pesi massimi da riportare a casa, è quello della New Japan Pro Wrestling, detenuto da Moxley. Prontissimo Tsuji, l'ultima volta l'abbiamo visto a Wrestle Dynasty, una grande vittoria contro Tetsuya Naito della WWE. E eccolo che sta per entrare Great Muta. By way of Tokyo, Japan, weighing in at 231 pounds, the Great Muta. Eccolo qui, Great Muta, Keiji Muto, l'ex campione dei pesi massimi ad WGP, lui che vuole riportare non solo a casa la cintura, ma diventare per la seconda volta campione. Un titolo che è stato portato in America da Jon Moxley dopo aver sconfitto proprio lui in uno spettacolare Iron Man match che è finito 6-5, quindi proprio da 20 minuti, una bomba assoluta. C'erano tutti e due i titoli in palio, sia quello della New Japan che quello dell'AEW. Ma adesso conta poco, perché qui siamo al Ring of Honor Final Battle e siamo pronti. Dopo l'ingresso dei due wrestler della New Japan Pro Wrestling, ovvero Yota Tsuji e The Great Muta, entra anche il doppio campione sia della New Japan sia dell'AEW, Jon Moxley. Representing the Rough Riders from Cincinnati, Ohio, weighing in at 225 pounds, the International Grand Prix World Heavyweight Champion and the All-Star World Champion, John Moxley. Carico il leader del Death Raiders, un Jon Moxley che, ricordiamolo, dovrà difendere il titolo mondiale dell'AEW All In, il più importante della All Elite Wrestling, in un three-way match che comprenderà MJF e Swerve Strickland. Ma adesso è il titolo mondiale dei pesi massimi della WCP che è in palio, anche se Moxley giustamente li flexa tutti e due. O Moxley che, se vi ricordate, ha già difeso il titolo dei pesi massimi alla WCP a Wrestle Dream contro Seth freaking Rollins. E ecco la grafica, il titolo più importante della New Japan Pro Wrestling, il titolo IWGP dei pesi massimi. I contendenti sono tutti molto carichi, l'arbitro che alza al cielo la cintura più importante nella terra del sollevante. Yota Tsuji è pronto, The Great Muta, Keiji Muto è pronto e anche Jon Moxley, il campione, in carica. Inizia il match. Lo morde Moxley, si trova ancora faccia a faccia contro Great Muta, ragazzi. Davvero uno dei migliori match di questa stagione, davvero. Great Muta contro Moxley a Wrestle Dynasty, Iron Man match da 20 minuti. Io mi sono divertito un sacco a commentarlo e a vederlo.
partner Tsuji, ragazzi, che Boston Crab. Mamma mia, che ottimo inizio, ragazzi, questo incontro. Ritmi veramente alti. Attenzione, Muta prende la kendo stick e colpisce Moxley. Ricordiamo un match ovviamente senza squalifiche. Conoscono molto bene Yota Tsuji e Great Muta, che si sono presentati direttamente come sfidanti nell'ultimo evento della New Japan Pro Wrestling. Moxley si è presentato da campione, facendo la sfida proprio per questo evento, per Ring of Honor Final Battle. Attenzione, guardate Muta, la sua classe. Moxley più attendista rispetto ai due giapponesi, mi pare, ma questo non gli impedisce di essere sbattuto contro i gradoni d'acciaio. Stessa sorte anche per Great Muta e anche per Yota Tsuji. Sembra fatta apposta, ma non lo è. Tutti si sono visti almeno una volta i gradoni d'acciaio. Ora Moxley, di nuovo tutti e tre i contendenti sul ring. Uno dei match più attesi della serata, ragazzi. Attenzione, Tsuji, neanche uno con questo German suplex a ponte. Prova lo schieramento qui. Solo uno. Se ne è rientrato anche Tsuji. Caraventa Moxley. La forza di Tsuji. Attenzione, Muta, powerbomb, sit down, powerbomb. German suplex su Muta. Attenzione, mazza da baseball che l'ha lasciata prima Momo Watanabe quando è entrata a giro. Lanciata in faccia a Yota Tsuji, che però si rialza subito, ma lo tiene a terra. Uno e basta, si stava già rialzando d'altra parte Tsuji. Big boot. Attenzione, perfetta esecuzione, ma poi c'è Moxley alle spalle, Irish Whip. Attenzione. Come ha ribaltato Tsuji il tentativo di mossa di Moxley. Ora rimangono i due nipponici sul ring. Che lariat. Michinoku Driver a segno su Tsuji, poi Kendo Stick che colpisce Great Muta, poi di nuovo Tsuji ribalta qui. Attenzione Tsuji, ruba la mossa a Jon Moxley, ruba la mossa finale a Jon Moxley. Ragazzi, sta uno più del diavolo Tsuji. Ora è tornato Muta, attenzione, prende la Kendo Stick e a vuoto, disarmato Muta. Attenzione Tsuji, gola che va a sbattere contro le corde e va a stendere anche Moxley con una shoulder block. Carichissimo Tsuji. Lancio di braccio eccezionale di Yota.
Chain Blast a vuoto, ovvero la sua spia speciale. Muta l'ha evitata. Back suplex su Moxley. Attenzione Muta. Me l'ha colpito. Vuole un altro getto Great Muta perché non ce ne sono abbastanza su di lui. Ci sono 2 candlestick e una mazza da baseball. Prende anche la terza candlestick e colpisce Tsuji in piena testa. Attenzione Moxley. Disarma Muta. E poi attenzione a Tsuji. Moxley rotola fuori dal ring stunnato. Che match ragazzi. Valido per il titolo dei pesi massimi della New Japan Pro Wrestling. Moxley non lo vuole perdere questa cintura, che ha vinto proprio dallo stesso Muta a Wrestle Dynasty. Azione Muta, lanciato, prende Tsuji. Prende la candlestick ora. Un'altra, un'altra è rimasta lì. Stavo dicendo una è rotolata fuori dal ring, ma esplode il suplex. Il volo di Muta, forse, anzi, il migliore dei 3 probabilmente Muta. Attenzione, proprio lo schienamento su Moxley. Tsuji 1, 2, no, era un buon momento perché Muta era stunnato fuori dal ring. Attenzione Tsuji e poi Moxley. Mamma che match ragazzi. Prova lo schienamento ma sbaglia perché Muta è lì pronto. Sembrava l'aveva interrotto, invece no, era un Vita che Muta. Attenzione. E poi Big Boot di Tsuji. Vita negli occhi, scorrettissime di Muta, che abbatte Tsuji. Potrebbe essere l'occasione buona con Moxley fuori dai giochi. 1, 2, no. Tsuji dice no. Che match qui a Ring of Honor Final Battle. Candlestick che colpisce Moxley in piena testa. Evita, colpito alla fine. Dice no Moxley. Una mossa acrobatica. Attenzione. Moxley KO. Però qui sbaglia Tsuji. Doveva continuare a colpire Muta secondo me, perché infatti Muta si prepara. No, attenzione Tsuji, prontissimo anche sul Muta. Prende ora la lancia, gliel'ha lanciata in piena testa ragazzi, proprio in piena testa. Attenzione Irish Whip, forse è pronta, no, pensavo era pronta una Spear, la sua Chain Blast. Attenzione, evita qui. Attenzione, evita la Kinshasa di Muta. E attenzione, prova a sottomettere Muta. Attenzione qui. E Tsuji che aveva perso un po' di tempo ragazzi. Attenzione, pulla improvvisa. 1, 2. Sarebbe stato un finale incredibile per Moxley questo, mamma mia. Muta, German suplex, cosa la fuori dal ring. Muta, controllo del campione in carica Jon Moxley.
Prende un oggetto, no, Muta. Errore di Moxley che non si era accorto che Muta stava rimettendo in piedi proprio in quel momento. Prende la candlestick a questo punto. E poi colpisce, no? Disarmato? Niente da fare. Olè! Lo trascina. Cosa vuol fare Moxley? Attenzione, Tsuji con la sedia. Preso in piena schiena Jon Moxley. E attenzione qui, Kinshasa ribaltata da Tsuji. E ora prova lo schienamento, potrebbe essere il momento decisivo. 1, 2, no, mamma mia, continua questo grande incontro. Ragazzi, qui ha tutte le carte in regola per superare Sami Zayn contro Ciampa, Chain Blast a segno. E poi attenzione, c'è Moxley però. Non può provare lo schienamento perché Moxley si è già rialzato. Muta, attenzione come si è rialzato da questo Chain Blast. Evita Moxley. Oh, prende la sedia e colpisce Muta. Poi lo schiena, attenzione, ma c'è Tsuji. 1, 2, infatti. A vuoto Tsuji, attenzione. Oh, mamma, che mossa, che mossa. Si vanta Moxley, ora dice ti stecco. A vuoto. E poi però Death Rider su Yota Tsuji. Muta era pronto, ragazzi, non c'è dubbio. Respinge. Che battaglia tra questi tre gladiatori del ring. Electric Chair. Moxley sono tutti stanchissimi. Interviene nessuno. La prossima mossa alto impatto è finita. Attenzione, esplode il suplex e poi lancia la candlestick in testa a Moxley. Attenzione Tsuji. 1, 2. Oh, vedete, queste erano le occasioni buone. Prende Muta. Attenzione, ribalta Muta. Proprio lo schienamento dopo il colpo di martello. E interviene Moxley, ragazzi. Questi non cedano neanche un centimetro, no? Comunque davvero, per ora Sami Zayn, Tommaso Ciampa. E questo match i banger assoluti della serata. Abbiamo ancora 2 match dopo questo da vederci qui a Ring of Honor Final Battle. Oh, spaccato la candlestick. Azione Tsuji. No, ribalta Muta. Spinning kick a vuoto. Oh, l'arbitro ha interrotto la rincorsa di Tsuji, ragazzi. Se no era pronto una Chain Blast. Era l'occasione incredibile. Prende la sedia e massacra Tsuji. Distrutto il giapponese. Prova lo schienamento, ma Muta è lì pronto, infatti. Attenzione, si rialza Moxley, lo morde. La Death Rider a segno, ma c'è Tsuji. Tsuji è prontissimo, infatti. Chain Blast su Moxley. 1, 2. No, ragazzi, che spettacolo qui a Ring of Honor Final Battle. 1, 2.
3. The Great Muta, Keiji Muto, per la seconda volta campione dei pesi massimi ad WCP, riprende il titolo, lo riconquista. International Grand Prix World Heavyweight Champion, The Great Muta. Che vittoria per The Great Muta, finisce il regno di Jon Moxley. Muta nel momento ideale, in un momento dove erano veramente tutti stanchi, bastava un niente per avere lo schieramento giusto, va a schienare proprio Yota Tsuji e riporta quindi il titolo in Giappone. Ragazzi, sto pay-per-view ha riportato 2 titoli mondiali nelle loro rispettive case, Eddie Guerrero nell'opener che ha riportato a casa il titolo dei pesi massimi del CMLL, e adesso The Great Muta che ha riportato a casa il titolo della New Japan Pro Wrestling. Ma banda alle ciance, perché ragazzi abbiamo gli ultimi 2 match validi per i titoli della Ring of Honor. Titolo femminile in palio, Julia Hart che dipende dall'assalto di Billie Starkz, una Billie Starkz che per la seconda volta consecutiva a Raw Final Battle, ovvero anche nell'edizione dell'anno scorso, va per il titolo della Ring of Honor. L'anno scorso aveva perso contro Athena, poi loro due sono diventate grandi amiche e anche campioni di coppia insieme dell'AEW, pensate voi. Ma questo è un Extreme Rules match, ragazzi. The Ring of Honor Women's Championship. Match a regole estreme. Tra l'altro a breve, ricordiamolo, dopo Lina avremo WWE Extreme Rules, che l'anno scorso non avevamo, l'abbiamo aggiunto quest'anno, e tutti i match saranno Extreme Rules, ragazzi. D'altra parte prende il nome dell'evento. Comunque, match senza squalifiche, valido per il titolo della Ring of Honor. Ecco qui, Billie Starkz, ragazzi, ex campionessa AEW di coppia insieme a Athena, come avevamo già detto. Vuole però conquistare il suo primo titolo in singolo nel nostro Universe Mod, occasione che quest'anno vuole portare a casa. Avanza la giovanissima Billie Starkz, in effetti chi meglio di lei. In realtà vi dico, ragazzi, originariamente, ora ve lo posso dire, il match di coppia abbiamo visto Mercedes Moné e Athena che hanno battuto Momo, Watanabe e Maika. In realtà in coppia con Athena ci doveva essere proprio Billie Starkz, però poi ci ho ripensato perché non mi convinceva chi doveva essere la sfidante per Julia Hart, e alla fine ho scelto anche per rappresentanza la Ring of Honor. D'altra parte anche Takeshita è stato giusto che ha lottato qui, perché nel nostro Universe Mode sono stati lanciati proprio Athena, Takeshita, ma anche Billie Starkz proprio dalla Ring of Honor quando la trasmettevamo ogni settimana. Comunque, ragazzi, Billie Starkz ha fatto il suo ingresso e ora è il momento della campionessa della Ring of Honor, direttamente dalla All Elite Wrestling, Julia Hart, ragazzi. Eccola qui, una Julia Hart che a Wrestle Dream è andata vicina a vincere il titolo di coppia della All Elite Wrestling in un 3-way match eliminazione. Lei ovviamente in coppia con Sky Blue, la sua nuova tag team partner. Tuttavia non è andato bene per loro, in una situazione un po' strana, perché avevano dominato in tutte le settimane prima del pay-per-view sia match di coppia che match singoli che 3-way match tra le varie partecipanti delle altre coppie. Poi alla fine non è andata, ma nel momento giusto hanno toppato. E ragazzi, è wrestling anche questo. Tuttavia Julia Hart con la sua caratteristico ingresso molto suggestivo, il suo look, è pronta la campionessa della Ring of Honor. Ha sconfitto solo Ruka, ecco che aveva sconfitto, sì. Sbaglio? È no, che Ruka aveva sconfitto Stephanie Vaquer, scusate, per vincere questo titolo. Già, Vaquer l'aveva vinto da Ruka a sua volta. Allora, ragazzi, tempo di ring announcer.
carico il pubblico per Billy Starks. Her opponent from Chaplin, Minnesota, the Ring of Honor Women's Champion, Julia Hart. Fischi per Julia Hart, l'ha trovata Billy Starks, anche se è attivamente nel giro della All Elite Wrestling da quando è entrata nella divisione di coppia con Athena. E ovviamente è, nonostante questo, comunque è considerata un prodotto e un po' una bandiera della Ring of Honor, come Athena, come Takeshita, almeno nella mia Universe Mode. Quindi comunque... E iniziamo, ragazzi. Billy Starks contro Julia Hart, match valido per il titolo femminile della Ring of Honor. La campionessa ovviamente è Julia Hart, la sfidante Billy Starks, che inizia molto bene. Che inizio di Billy Starks, questo crucifix fuori dal ring. Ora però è Julia Hart. Caccione, pieno volto. Prende un oggetto subito, ricordiamo Extreme Rules match. Bidone d'acciaio per Julia. Ma il pubblico vuole il tavolo. A vuoto questo super kick, però è più veloce, sembra un po' lenta in questo inizio, almeno Julia. Attenzione, la Dragon Sleeper, quelli da ring che comunque sotto missione non valgano, ma fanno comunque danno. Si libera comunque Julia Hart. Julia Hart, vediamo a Wrestle Dynasty, difeso con successo il titolo della Ring of Honor dall'assalto di Momo Watanabe, che tra l'altro abbiamo visto impegnata stasera insieme alla Maika della New Japan Pro Wrestling. Ora Julia Hart ci va duro e pesante con colpi di sedia. Attenzione, si libera Billy, ma niente da fare, ancora Julia in controllo. Dragon Screw, anche se non avete visto, però la mossa era quella, poi sta provando a strozzarla ancora una volta, non si risparmia. Momento di difficoltà senza dubbio per Billy Starks dopo un ottimo inizio, a dire il vero. Triple lariat per Julia Hart. Ora va a gettare Billy Starks sul ring. Se ne si rialza Billy Starks. Che calcione. Proprio uno schieramento un po' ingenuo. 1. E infatti neanche al 2 si arriva. Ritorna in controllo Billy Starks. Giulia prende un oggetto. Billy, tocca a lei adesso. La scala, forse un po' too much. Attenzione. No. Boom, che botta. Voleva Julia Hart, ma attenzione, prova le mosse di sottomissione. No. Boom. Tornata in controllo Billy. Attenzione a Julia, che ha schivato con questa capriola molto agile. Attenzione qui, gli scappa, è neckbreaker. Ancora, doppio. Julia, no. Serie di colpi. Giulia, ricordiamolo, ex campionessa anche EWTBS nella passata stagione, oltre che attuale campionessa della Ring of Honor.
Attenzione Juilliard. Oh, ribalta Billy. Oh, cosa ha preso Billy Starks? Un tirapugni. Un tirapugni. Se l'ha tirato fuori dal costume e l'ha colpita in piena testa. Incredibile. 1, 2. Oh, che mossa di Billy Starks con il tirapugni. Non me l'aspettavo. Ma perfetta, direi. Se ne prova a sottomettere, ma colpisce Juilliard. Oh, a vuoto Billy. Poi Giulia la prende. Oh, e la colpisce. Dopo un calcione in bocca pieno. Sono ancora calcioni. Oh, bella roba. Prova lo schienamento. 1, 2. No, resiste a questa serie di colpi Billy Starks. Ora Giulia prova a prendere un oggetto. Vediamo un po' cosa tira fuori. Candlestick. Colpita in piena testa. Billy Starks è stata lenta, ma ancora in piedi. E ripresa di nuovo. E ora il dropkick. No, lenta qui, voleva fare una mossa in springboard, ma backbreaker. Poi la schiantata, attenzione. 1, 2. No, resiste Billy Starks. Sono Juilliard, vuol provare una mossa finale. La prende. E la strangola, ragazzi, la strangola. Strangolata Billy Starks. Potrebbe essere la fine. 1, 2, 3. Vince Juilliard. Niente da fare per Billy Starks, che ci ha messo l'impegno, ma niente ha servito. E ancora Juilliard, la campionessa della Ring of Honor. Tra i bu del pubblico. Per niente contento, voleva la vittoria di Billy Starks, ma il wrestling è così. Ed è Juilliard che ancora una volta alza al cielo la cintura della Ring of Honor. Per la seconda volta perde Billy Starks l'occasione a Raw Final Battle di diventare la campionessa della Ring of Honor, ma ora è il momento del main event di questo Ring of Honor Final Battle, ragazzi. Kyle Fletcher accompagnato da Don Callis, che probabilmente avrà altre ruberie come ha fatto per il match con Takeshita, che però non è andata bene in quel caso perché Eddie Guerrero ha vinto. Comunque Kyle Fletcher accompagnato da Don Callis difende il titolo della Ring of Honor contro Samoa Joe. Un Samoa Joe che ha accettato la Open Challenge. Lui che non è un wrestler dell'AEW arriva qui e vuol portare a casa questa cintura. Un Fletcher che, ricordiamolo, a All In andrà contro Will Ospreay. Tra l'altro un Fletcher che fino a poco tempo fa era doppio campione, perché era anche campione TNT, poi ha perso il titolo contro Sami Zayn, che ha difeso la cintura stasera in un grande match, lo dico ancora una volta, contro Tommaso Ciampa. Ma ora banda alle ciance, ragazzi, perché è il momento del main event. The following contest is scheduled for one fall and is for the Ring of Honor Championship. E eccolo, lo sfidante The Samoan Submission Machine, Samoa Joe.
Eccolo qui ragazzi, il primo match che vediamo di Samoa Joe nella nostra Universe Mode. Grande, uno dei più grandi freelancer nella nostra, anzi free agent dovrei dire, termine più corretto, nella nostra Universe Mode, Samoa Joe, che avrà una grande occasione oggi di portarsi a casa il titolo della Ring of Honor, carichissimo, The Samoan Submission Machine. Ed ecco anche l'ingresso del campione in carica della Ring of Honor, Kyle Fletcher, accompagnato da Don Callis. Avanza la Protostar sicura di sé in questo bel match inedito assolutamente per la nostra Universe Mode. Questo main event con il titolo più importante della Ring of Honor in palio, anzi in questo caso non dovrei dire più importante perché ce ne sono due, uno maschile e uno femminile, quindi comunque uno sempre è. Va bene, comunque avete capito ragazzi cosa volevo dire. Ecco la Protostar, questo classico look, la sua aria di strapotenza, una bella rivalità tra l'altro tra lui e Will Ospreay. Nella prossima puntata avremo l'ultima settimana di grande wrestling WWE con Raw e SmackDown, poi Dynamite e Collision. A Dynamite vedremo l'ultima parte di questa rivalità tra Fletcher e Will Ospreay, perché poi ci sarà il match decisivo IW Lin. Ma comunque bando alle ciance, ecco la grafica che ci ricorda che questo match è valido per il titolo della Ring of Honor main event di Final Battle 2026. From Huntington Beach, California, weighing in at 282 pounds, the Samoan Joe! Carico il pubblico per Samoa Joe. And his opponent from Sydney, Australia, weighing in at 205 pounds, the Ring of Honor Champion, Kyle Fletcher! E inizia il match ragazzi, Kyle Fletcher contro Samoa Joe per il titolo della Ring of Honor. Inizia molto bene il campione Kyle Fletcher, la Protostar. Contrattacca ora Samoa Joe. Errore qui di Fletcher che entra e esce, non si sa come, cioè non sa perché più che altro.
chop Samoa Joe. Colpisce alla gamba del campione Kyle Fletcher. Atomic drop. Oh, bella combo, ragazzi. Prova ora lo schienamento Joe. No, neanche uno. Sorprende un po', ma non più di tanto Samoa Joe. Difficoltà adesso per il campione, è già un po' di tempo in realtà. Provare a alzarsi con l'aiuto delle corde. Attenzione, Samoa Joe viene distratto da Don Callis come al solito, ce lo aspettavamo, e Fletcher è pronto infatti a colpire Joe. Oh, se lo aspettava Joe, come ha evitato il tutto. Attenzione qui, suplex su Fletcher. Prova lo schienamento ora Joe. Uno, niente. Oh, evita tentativo di mossa finale. Attenzione Fletcher. Brainbuster. Poi Fletcher trova lui la mossa finale. Oh, mamma mia, la forza di Fletcher. Tombstone, pile driver su Joe. 1, 2, dice no Samoa Joe. Attenzione, culla improvvisa. 1, 2, si libera Fletcher. Che elbow drop. Prova ora lo schienamento Fletcher. 1, 2, no, dice no Joe. che Don Callis lo zampino ce l'ha messo, però torna adesso solo in partita. C'è un scambio di pugni, ora la mettiamo estremamente sul personale. Quelli dice dacci ancora, dice. Boh, che mazzata gli ha ritirato però. Tutti e due si menano a diritto, ragazzi. Stunnati. Attenzione ancora la Thompson. Rope break. I piedi di Joe sono sulle corde, ragazzi. Che match questo main event. Samoa Joe e Kyle Fletcher. Boom. Bel momento per Fletcher. Finisce ancora Joe. Rodola fuori dal ring, ma Fletcher gli è già addosso. Attenzione, Brainbuster.
Evita! Voleva fare una devastante brainbuster fuori dal ring. Ma Joe evita tutto. Sono Joe. Mamma mia, l'ha distrutto, ragazzi. Questa serie di mosse. Sweep. Ora prova lo schienamento. Attenzione perché Fletcher è in pericolo qui. 1, 2. Fletcher dice no, ragazzi. Che meccione, signori, questo main event di Ring of Honor Final Battle. Attenzione, Don Callis ancora a distrarre Samoa Joe. Ragazzi, sanguina Samoa Joe. Questi aiuti di Don Callis. Crossbody. Tony Fletcher, la potenza. Continua a attaccare Kyle. Attenzione, Fletcher vuole chiudere il match con un volo sulla terza corda, lo vedo. E abbatte Joe. Potrebbe essere la fine. Rotola invece fuori dal ring Joe. Ricordiamolo, sanguina. Cortesia di una distrazione di Don Callis. La seconda durante il match. Brainbuster fuori da ring. Questa volta gliel'ha fatta. Gliela voleva fare prima, gliel'ha fatta adesso. Vuole chiudere Fletcher, sa che è alla fine, ma vuole essere sicuro con una mossa finale. Lo prende. Sì, potrebbe essere la fine, ragazzi. Stomp, pile driver. Mamma che incontro. 1, 2 e giù. Il pubblico esulta, incredibile. Che emozioni questo match, ma ora Fletcher vuole provare un'altra mossa finale, se la mette a segno alla fine. Sì, è finita per Joe, non può rialzarsi adesso, non può. 1, 2, 3. Fletcher, dimostrazione di forza con gli aiutini di Don Callis, ma sconfigge Samoa Joe e rimane campione della Ring of Honor. Che match! Rimane campione Kyle Fletcher. Entrambi i campioni della Ring of Honor sono rimasti tali, sono confermati qui a Ring of Honor Final Battle. Signori, è stato davvero un gran match, ma che vittoria di Fletcher, che si cimentifica ancora di più nelle aspettative in vista del match che avrà con Will Ospreay a AEW All In, il match più importante della il pay-per-view più importante della All Elite Wrestling. E allora con questa immagine di Kyle Fletcher che festeggia con la cintura in mano, io direi che mi sono divertito a raccontare questo Final Battle. I miei match preferiti sono stati Ciampa, Zayn e il match a 3 che ha vinto Muta contro Moxley e Tsushi per il titolo IWGP. Allora, per questo appuntamento di WWE 2K24 dalla mia Universe Mode è tutto. Noi ragazzi ci becchiamo alla prossima. Un saluto da Pixel Garlic. Il prossimo video avremo tutta la settimana di wrestling classica, portando anche SmackDown e Collision, che a volte non portiamo insieme a Raw e Dynamite, e poi il video dopo pay per view AEW All In. Un saluto ragazzi da Pixel Garlic.